La Flamini nasce nel 1930 a Forlì ad opera di mio nonno e di suoi fratelli che aprirono da principio una pasticceria nella piazza principale della città e grazie al successo ottenuto in pochi anni da questo locale decisero poi di aprirne altri in altre città della Romagna e all'interno di questi locali si producevano già quei dolciumi che ancora oggi caratterizzano la nostra gamma di produzione, e cioè il torrone, il panettone, le colombe e tutti i prodotti di pasticceria. Come tutti sanno, la colomba è la versione pasquale del panettone e si differenzia quindi dal panettone per la forma e anche per piccoli dettagli di ricetta. Ma quello che ancor più contraddistingue le nostre colombe e che ci permette di differenziarci dai nostri concorrenti è la grande eleganza delle nostre confezioni regalo. Il lievito è il motore di tutto il nostro prodotto. In questo caso si parte da una lavorazione molto lunga e delicata. Il nostro lievito riposa in una cella per tutta la notte, al mattino viene tirato fuori e si chiama mamma. Viene impastato in un'impastatrice a braccia tuffanti per una ventina di minuti, poi messo a lievitare per 4 ore e questa è la prima fase. Durante la notte l'impasto deve raddoppiare per far sì che al mattino venga rimpastato e passato nel nostro impasto giallo, che sarebbe l'impasto finale. L'impasto del mattino consiste nel prendere l'impasto della sera, di 12 ore prima, cioè delle 5, e incominciare a reimpastare con altra farina, altro zucchero, buttare giù l'uovo, il raso d'uovo, il tuorlo, dopo altri 7-10 minuti burro, e poi gli aromi vari, essenze, sale, e 5-10 minuti prima della fine dell'impasto la frutta o il cioccolato, insomma quello che serve per finire l'impasto. L'impasto è quindi arrivato alla fase finale, viene versato in una grossa tramoggia dove da lì passa in una spezzatrice. Da lì viene adagiato su un tappeto che si chiama pirlatrice dove prende una forma arrotondata. La colomba viene riposta nel pirottino e messa a lievitare per 8 ore. Da lì viene presa e messa sulla linea di infornamento dove passerà sotto una glassatura e un granellatore dove metterà mandorle e zucchero in granella. Entra in forno. All'uscita del forno avremo una temperatura all'interno del prodotto di 96 gradi che fa sì che la cottura è perfetta. Da lì verrà appeso e messo a riposare per altre 8-9 ore. Dopo il secchetto partono tutte le fasi di confezionamento. La mia più grande soddisfazione è che l'azienda cresce ogni anno e man mano che cresce crescono anche le responsabilità, le confezioni, c'è sempre più da rinnovarsi e mettersi in gioco. Nonostante il mito del panettone nasca a Milano, che è ancora oggi la città simbolo di questo squisito dolce, la maggioranza dei produttori di panettone che realizzano questo prodotto a livello artigianale sono collocati qui in Piemonte. Questo perché da queste parti esiste una sensibilità particolare per la lavorazione dei prodotti dolciari e in particolar modo di quelli lievitati. La lavorazione del nostro panettone parte dai primi di settembre arrivando fino a Natale.
In questo periodo abbiamo delle escursioni termiche, quindi si parte da un clima caldo arrivare a un clima più rigido. Quindi andiamo ad agire su temperature dell'acqua, dei locali, e lo teniamo monitorato con un'analisi che rileviamo il pH e l'acidità. Noi abbiamo tanti formati del panettone, si parte dal più piccolino che è un 60 grammi, che noi chiamiamo mini panettoncino, che arriva fino al 5 kg del Magnum. Questo è il nostro prodotto da 5 kg che viene spezzato e messo a riposare per una ventina di minuti sul tavolo per far sì che si rilassi, e poi gli do forza con questo movimento. Poi viene riposto nel pirottino e messo a lievitare. Questo prodotto va cotto a temperature basse per 2 ore in un forno rotore a 175 gradi per far sì che il calore riesca a cuocerlo bene all'interno. Panettone glassato ai canditi d'arancio e l'uvetta messa a bagno prima. Il Milano ha in più il cedro diamante, l'uvetta sempre bagnata, e in più non è glassato, non ha la glassa sopra, ma è tagliato a croce. La novità della Flamigni quest'anno è il panettone farcito in 2 gusti, al cioccolato fondente e alla crema catalana. Il panettone farcito con cioccolato fondente viene farcito con la crema pasticcera, ne mettiamo dentro circa 230 grammi per ogni singolo prodotto, poi viene ricoperto con del cioccolato puro al 70% di cacao. La particolarità di questi 2 panettoni, nell'impasto del panettone non è stato variato niente, è completo dei suoi alveoli, proprio la pasta vera del panettone. A questo punto la distribuzione della crema può anche essere non omogenea, ma bensì va a sfogare nei punti dove l'alveolo è aperto di più, perché questa è lievitazione naturale, non è una lievitazione tipo un impasto più a maglia fine, tipo pandoro o tipo altri impasti. Noi abbiamo farcito il panettone tal quale. Una delle caratteristiche peculiari della nostra azienda è proprio quella di curare molto le confezioni e di creare delle vere e proprie collezioni di confezioni regalo, costituite sia da articoli di arredamento in cui il prodotto panettone viene abbinato a oggetti regalo che vengono ricercati attraverso tutte le fiere specializzate del settore in tutto il mondo, e sia da confezioni più istituzionali, ma pur sempre molto curate e realizzate quasi totalmente a mano. Il nostro torrone è sicuramente uno dei nostri fiori all'occhiello ed è un prodotto veramente di alta sartoria, in quanto viene fatto totalmente a mano con una lavorazione e una cura maniacale che parte già dalla scelta di materie prime veramente nobili e che ancora oggi viene realizzato con la stessa cura e la stessa manualità di un tempo. In questo spazio facciamo torroni morbidi, friabili, con mandorle, pistacchio, nocciole del Piemonte. Abbiamo una differenza di 8 lavorazioni, 8-9 lavorazioni.
Abbiamo mieli di diverso tipo, dai monoflora di castagno per dare sapore, un po' più di identità al prodotto. Abbiamo un poliflora, miele di arancio e miele di tiglio. Abbiamo una miscela nostra che è collaudata negli anni e mescolata a sciroppo di glucosio. Questa è la prima fase per fare il torrone. Abbiamo portato in temperatura la torroniera e adesso andiamo a versare questo sciroppo di glucosio e miele. Noi lavoriamo ancora con torroniere del primo dopoguerra. Abbiamo una vasca di rame battuta a mano. Cosa succede? Il rame battuto a mano porta il calore a diffondersi nella torroniera in maniera omogenea. Adesso il prodotto è cotto, verrà solo condito, quindi aggiunta di frutta candita e frutta secca a seconda della ricetta. Questi sono gli stampi dove andremo a mettere il nostro prodotto. Sono stampi di legno foderati da Ostia. Usiamo il matterello come una volta. Il matterello non è sostituibile dalla macchina. L'uomo lavora in una maniera che la macchina non è ancora in grado di sostituire. Dopo una prima stesa portiamo il prodotto nella cassetta precedentemente foderata e diamo la stesa finale. Questo è il lavoro più delicato nel procedimento torrone, perché diamo modo al prodotto di mantenere l'ossigeno. Una volta tolto dallo stampo verrà portato al taglio e verrà pesato a secondo dell'articolo e del prodotto che dovrà essere finito. A questo punto andrà al reparto incarto dove verrà confezionato in giornata. Fa piacere trovare, anche se la ditta sai che non è la tua, però vedere in giro per negozi cose che magari hai fatto te, che sai di aver incartato, che sai di aver... Fa piacere vederlo, molto piacere. La pasticceria è l'ultima nata delle nostre linee di produzione e nonostante sia ancora in forte sviluppo, già però comprende una vasta gamma di articoli che toccano un po' tutte le ricette tipiche delle tradizioni dolciarie italiane. Il mio lavoro consiste nel preparare impasti e seguire la formatura dei biscotti. Abbiamo i biscotti da pasticceria da tè, i biscotti rustici ripieni di frutta e di crema al gianduia e limone. La giornata lavorativa inizia con la preparazione degli impasti. Misceliamo zuccheri, burro, uova e farina e prepariamo queste frolle. Questi impasti vengono messi nelle macchine e vengono estrusi mediante degli stampi. Poi vengono messi nei carrelli, questi carrelli poi vengono messi in forno e cotti in base alla tipologia di biscotto e una volta cotti vengono sfornati e vengono portati al reparto confezionamento. I biscotti vengono messi tutti a mano, non c'è una macchina che mette i biscotti dentro gli alveari. L'unica cosa c'è la macchina che li confeziona, che mette il cellophane, perché anche l'incarto fuori, quello esterno delle scatole, viene fatto tutto a mano.